Se esiste un personaggio unico del suo genere, è lui, il più grande clown del mondo, Slava Polunin. Considerato da tutti nel mondo dello spettacolo come il più grande di questa era, affiancandosi a miti come Chaplin, Keaton, a Grock, a Rowan Atkinson. Stiamo parlando di una leggenda vivente che ha creato attorno a sé un mondo onirico e pieno di leggerezza, dove ogni persona può ritrovare il bambino che c'è in lui. Beh, Slava Polunin. È giusto che te ne parli e ora conosciamolo meglio. Ciao, io sono Dandy Danno e insieme a Diva G facciamo i comici visuali. Sono anche il direttore artistico del più grande festival internazionale della comicità muta, il FINC, che si tiene a Taormina nella prima settimana di dicembre. Qui, se sei curioso, lo trovi. Oggi ti parlo di un personaggio che per noi è stato ispirante, un punto di riferimento e oggi collaboriamo con lui per la crescita del nostro movimento. Slava nasce in una piccola città russa, lontano dai grandi centri urbani. Trascorre tutta la sua infanzia in mezzo alle foreste, ai campi e ai fiumi. Vive in un mondo incontaminato, che ha sviluppato le sue capacità di inventare cose e storie, sempre nuove. Slava ama costruire le case sugli alberi, anche di 4 piani, piccole città di neve e organizza divertenti feste con i suoi amici. Grazie alla televisione e al cinema conosce e si innamora dei grandi clown e dei grandi mimi. Il suo sogno è quello di poter diventare un clown, un desiderio talmente forte che lo spinge a non aspettare il conseguimento del diploma. All'età di 17 anni si trasferisce a San Pietroburgo, all'epoca era Leningrado, con l'intenzione di studiare ingegneria. In realtà i suoi progetti erano altri e si iscrive a una scuola di mimo. Inizia così il lungo cammino di Slava verso la riscoperta e la riaffermazione dell'arte del vero clown. Grazie all'influenza di grandi artisti come Chaplin, Marcel Marceau, Enguibarov e al suo innato talento, Slava e la sua compagnia, fondata nel 79, danno una nuova valenza al ruolo del clown, prendendolo dal mondo circense e portandolo nelle strade prima e nei più grandi teatri del mondo poi. La sua reputazione cresce molto rapidamente. Devi sapere che a tal punto che tanti sono i suoi allievi disposti persino a viaggiare per chilometri pur di imparare la sua tecnica tra teatro visivo e clown. Molti degli ex allievi di Slava hanno oggi delle proprie compagnie e alcuni hanno preso parte alle produzioni del Cirque du Soleil. Slava approda con la sua compagnia in Inghilterra nel 1988. Le sue 3 recite all'Hackney Empire sono sufficienti per renderlo famoso. È travolgente, sarcastico, poetico. 5 anni dopo raccoglie tutte le gag e gli sketch più famosi del suo repertorio in un unico spettacolo, Slava Snow Show. Precedentemente era chiamato Yellow, però, che è un vero e proprio trionfo, tanto da valergli il Time Out Award. Dopo il successo londinese, parte una tournée del Nord America con la produzione Allegria del Cirque du Soleil, nella quale ancora oggi sono presenti gli estratti dello Snow Show. Nel 97 viene insignito dalle Olivier Award come miglior spettacolo durante una delle tante recite esaurite. Slava Snow Show viene presentato in tournée in più di 25 paesi e a più di 1 milione di spettatori. Nell'89 Slava riunisce un gruppo di 150 clown per un tour della durata di 6 mesi che tocca le maggiori capitali dell'Europa orientale ed occidentale. È il The Mir Pace Caravan. Più di 50 compagnie locali si aggiungono ad ogni tappa, ingrandendo sempre più la sua grande compagine di artisti. Ti rendi conto cosa può essere successo in quel momento? Tante menti creative riunite insieme, giornate passate spalla a spalla con le persone che hanno la tua stessa visione. Deve essere stato stimolante da morire.
Slava è un comico particolare. La sua ironia è sempre sul filo tra tragedia e autoderisione. Le sue gag sempre borderline, perché c'è sempre quella risata poetica e piena di emozione che ti fa strizzare il cuore quando lo vedi. Completamente muto, usa il corpo come un peluche da prendere in giro e da dissacrare. Il suo umorismo è davvero particolare. Usa le tecniche comiche in modo sopraffino. Mantiene sempre i gesti in armonia con l'azione. Preferisce la pulizia del movimento alla risata grassa. Ecco perché è impossibile dire che lo spettacolo è brutto, perché è così fatto bene che nessuno a livello tecnico può dire alcunché. Ho fatto migliaia di chilometri per andare a vederlo la prima volta. Era a Parigi e abbiamo preso il primo aereo e siamo andati a vederlo. C'è stata subito alchimia, perché quando mi ha visto dal palco, nel finale è sceso e si è messo al mio fianco a godersi la festa intorno a noi. È stato un momento speciale per la nostra carriera. Da lì io e Graziana ci siamo messi a scrivere sceneggiature in maniera così ispirata e invasiva. Beh, vabbè, per me è facile parlare di lui perché lo sento emotivamente, lo sento vicino come anima, e il fatto che sia al nostro fianco al Fink, sì, perché ci sarà anche lui, mi rende davvero un privilegiato. Il Nouveau Clown è l'evoluzione del comico che abbiamo conosciuto per secoli. È una nuova teatralizzazione del circo che lo rende più poetico, e non solo con la gestualità o il virtuosismo, ma anche con gli effetti di magia, per esempio. Slava lo è. Slava coglie in se stesso la magia di riprodurre le immagini che riesce a imprimere nella sua mente. Il premiatissimo Snow Show nasce però in un'occasione particolare. Era a Praga, ad un'esposizione di scenografie, e si imbatte su un oggetto. Era la riproduzione di un modello di palcoscenico grande 30 cm. Il modello consisteva in una sola lampada, in piccoli pezzi di tessuto, e c'era un vento freddo, un vento invernale. In quel momento sente la Carmine Burana e l'alchimia tra gli elementi si compose nella mente creativa di Slava, inventando lo Slava Snow Show. Per 25 anni la sua produzione teatrale Snow Show ha fatto il tutto esaurito in oltre 100 paesi in tutto il pianeta. Il suo spettacolo è stato candidato ai Tony Award, Oscar del teatro, nel 2009 come miglior spettacolo al mondo, a Sydney, a Londra, premiato nel 98 e nel 2000 come lo spettacolo dell'anno, e a Mosca e in Messico nel 2011. Slava Snow Show, in cui tra l'altro sono anche utilizzate le basi composte da John Shurman, è considerato come l'esempio del teatro clownesco e del teatro visionario. La regista Irina Evteva ha saputo cogliere gli aspetti più poetici dell'arte di Poloni nel cortometraggio Clown del 2002, che è stato Leone d'Argento per il miglior cortometraggio alla 51esima edizione del Festival del Cinema di Venezia. Sì, è strano, davvero, non me l'aspettavo. Le nostre strade si sono incontrate e ha scelto il Fink a Taormina per esprimere il suo pensiero. A dicembre dunque conquisterà il pubblico italiano, ne sono sicuro, con la premiere del suo nuovo docufilm Slava Journey, Secret of Snow. È il viaggio di Slava Poloni che intraprende insieme alla sua dispettosa compagnia di clown. È un lungo viaggio in treno che li porta nel rigido inverno russo che ha ispirato la sua creatività e la sua arte della stranezza e della meraviglia. Il film è un documentario di 65 minuti che fonde il mondo onirico dello spettacolo con la vita reale, creando uno speciale sul palco in tournée nell'inverno più freddo degli ultimi 1000 anni. Lungo la strada sentiamo Slava e i clown parlare del loro folle viaggio, che come d'incanto riporta il pubblico all'età dell'infanzia e della leggerezza. Con una frase si accolgono le persone. Qui si realizzano i sogni.
Il Moulin Jean è un laboratorio di creazione artistica creato nel 2001 da Slava, etichettato come giardino straordinario e patrimonio regionale dell'Île-de-France e ospita la sede dell'Académie des Fous. In questo mulino, situato sulle rive del Grand Morin, a mezz'ora a est di Parigi, molti artisti e artigiani, giardinieri e cuochi creano tutti insieme. Qui è permanente il processo di ricerca e sperimentazione che unisce natura, creazione alla vita quotidiana, fa emergere un mondo reale e meraviglioso. Un sapiente mix di art brut, fantascienza e circo feliniano. Così lo definisce lo stesso Slava. Infatti, che tu sia un creatore o un visitatore, impari a trasformare l'ordinario in qualcosa di nuovo e fantastico, che si ricollega ai sogni dell'infanzia e anche alla fuga. Durante tutto l'anno workshop e residenze riuniscono creatori che sviluppano attraverso l'associazione Le Moulin Jean en Fête progetti in coproduzione e così da aprile a ottobre, 1 o 2 volte al mese, ci sono visite immersive che permettono al pubblico di diventare a sua volta partecipi agli eventi o addirittura peregrinazioni poetiche in una natura incantata. Il Moulin Jean è la riproduzione dell'emotività di un genio, che oggi è conosciuto solo ai palati raffinati, ma sono quei personaggi che rimarranno nella storia della comicità, dello spettacolo e verranno analizzati in futuro per quello che hanno donato. Oggi ho il piacere di invitarlo a casa mia, di aprirgli il nostro mondo e lui condividerà il suo. Ma devi venire al Finch a dicembre a Taormina. Iscriviti al canale, condividi il video per far conoscere un mondo ancora perfetto, clownesco certo, ma più vicino alla tua vera essenza di bambino mai cresciuto. Ciao, al prossimo video.